propongo una ricetta semplicissima, facilissima, velocissima, che chiunque può eseguire, anche chi non ha particolare dimestichezza ai fornelli. Facciamo i fiori di zuccheri pieni, riempiti con la ricotta, con un po' di provola e messi in forno. I fiori di zuccheri li troviamo dal fruttivendolo o al supermercato, ma mi raccomando, devono essere freschissimi. Abbiamo bisogno poi della ricotta, io utilizzo una ricotta di pecora molto più saporita, però se non si ha la ricotta di pecora, che sarebbe insomma la ricotta romana per intenderci, possiamo utilizzare la ricotta vaccina. Un po' di basilico, della provola affumicata, ma in mancanza di provola affumicata può andare bene anche una scamorza o un caciocavallo fresco tagliato a striscioline. L'unica cosa un pochino più fastidiosa è quella di riempire i fiori uno ad uno, però insomma vedrete che più di un quarto d'ora non ci impieghiamo. Io consiglio di utilizzare fiori piuttosto grandi, questa volta io li ho trovati piccolini, quindi insomma ci ho messo un pochino di tempo, però con i fiori più grandi il tutto risulta molto più rapido. I fiori di zuccheri pieni sono ottimi come contorno, però vanno anche molto bene, sono molto scenografici e impiegati in un antipasto o in un buffet. Quindi questa è una ricetta che va anche molto bene per i nostri giorni di festa. Schiacciamo la ricotta. E ci mettiamo il pecorino, pepe, io ne metto un bel po', ma è al piacere, un poco di sale, non ce ne vuole molto, e il basilico va tagliato a striscioline sottili. Mescoliamo. Dei fiori tagliamo un poco il gambo, non tutto perché comunque c'ha sapore, e andiamo con un piccolo taglietto a aprire il fiore per togliere il pistillo. Mettiamo un pochino di olio sul fondo della teglia ed ora con santa pazienza andiamo a riempire i fiori. Quindi andiamo ad aprirli un poco meglio. Prendiamo un pochino di ricotta, la mettiamo dentro, un pezzettino di provola, schiacciamo e richiudiamo il fiore dandogli una forma quanto più è possibile regolare. Mettiamo un pochino di ricotta, un pezzettino di provola e poi con le mani andiamo a richiudere il fiore. La punta la giriamo un po' così che il ripieno non fuoriesce. Quando sono pronti li andiamo a mettere nella nostra teglia, che naturalmente può avere una forma più varia. Io qui ho preso uno stampo per crostata, mi piace metterli così a raggiera, però ognuno può metterli come vuole. Adesso andiamo a mettere un filo d'olio, ma veramente ce ne vuole pochissimo. Un pochino ancora di pecorino e siamo pronti per infornare.